Ciao amici del bosco, in questo video vediamo i raccolti di luglio, ma vediamo anche come reagiscono le piante al gran caldo per cercare di aiutarle meglio. Wow, guarda che gigante! Come sta il vostro orto di luglio? Intanto vi faccio vedere il mio, cominciando dalle cipolle. Loro sono quasi pronte, ancora aspettiamo un po' a raccoglierle tutte perché le foglie sono ancora verdi, quindi possono ancora crescere, ma intanto abbiamo cominciato a mangiarne qualcuna, a raccoglierne qualcuna per metterle in insalata fresche. Prendo questa che aveva tutte le foglie secche, è bianca, di quelle buone, dolci come piacciono a noi, da consumare anche crude volendo. Eccola qua. Per fortuna che le cipolle sono a fine ciclo, sono quasi arrivate perché questo gran caldo non farebbe bene nemmeno a loro. Adesso andiamo a cercare se c'è un cetriolo. Ecco, l'abbiamo trovato uno, va. Matura al punto giusto. Anche dai frutti ci accorgiamo se la pianta ha subito uno stress idrico, per esempio i cetrioli diventano amari se non hanno avuto abbastanza irrigazione. Qui davanti in primo piano vediamo molto bene anche la zucca, anzi ne abbiamo due belle che saranno naturalmente pronte in autunno. Abbiamo fatto la cimatura, è importante ad un certo punto quando ci sono 2 o 3 frutti in maturazione, dopo 4-5 foglie tagliamo la punta, altrimenti lei continuerà a crescere tantissimo, si concentrerà nel fare nuovi frutti e magari non porterà a termine quelli già grandi. Qui c'è l'ultima zucca del tralcio, dopodiché le contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 foglie e qui vediamo il taglio, abbiamo interrotto la crescita. Tra i raccolti per noi c'è l'aglione della Val di Chiana, vediamo come è venuto quest'anno. Adesso questo lo facciamo semplicemente asciugare pochi giorni all'aria e lo possiamo mettere via, si conserverà fino all'autunno. Avete provato la vostra coltivazione dell'aglione? Abbiamo fatto molti video su questo argomento, quindi se volete potete provare, tenendo presente che l'aglione della Val di Chiana, vero, può crescere solo in Val di Chiana, però potete vedere il vostro terreno che tipo di aglione vi darà. Andiamo avanti, sempre un po' una sorpresa. Teniamo anche questi bulbillini che poi riseminiamo. Questo stranamente ha fatto una seconda fioritura, quindi pensavo che il bulbo fosse più piccolo, invece è ancora bello. Questi piccoli bulbilli sono un'altra strategia di riproduzione, tendono a rimanere nella terra e noi cosa possiamo fare? Li possiamo rimettere in un punto dell'orto magari libero, dove pensiamo che possano crescere tranquillamente e verranno delle piantine più piccole, ma mano a mano si insedierà l'aglione anche là. L'aglione appena raccolto lo lasciamo asciugare per qualche giorno all'aria, non al sole perché con questo caldo lo rovineremo anche loro. Lo facciamo asciugare e poi possiamo togliere la prima pellicina, quella un po' sporca di terra, e dopo bello bianco lo appendiamo, possiamo fare i nostri mazzetti e lo teniamo per fare la nostra pasta, il nostro sugo, tutto quello che vogliamo. L'aglione dà il sapore a un sacco di cose, si consuma buono anche a crudo, profuma un sacco. E siamo alle zucchine, qui abbiamo diverse piante, ma queste sono ancora un po' piccole e aspettiamo domani o dopodomani per la raccolta. Adesso un tocco di rosso nel cestino della raccolta perché ci mettiamo un bel po' di pomodori. Sui pomodori abbiamo fatto di recente un video con tutte le cure che si devono fare in estate, quindi andate a vedere il video. Intanto io però prendo tutti i pomodori maturi. Raccogliamo anche i ciliegini gialli che sono dolcissimi e buonissimi. Qui io non raccolgo il grappolo, vengo a prendermi sempre i pomodorini più maturi e li lascio gli altri maturare al meglio. Questo è il vantaggio ad avere la propria pianta di pomodoro. Dall'ultima volta qui abbiamo aggiunto il telo ombreggiante perché anche i pomodori stavano veramente in difficoltà con il caldo. In questo modo devo dire che stanno già molto meglio. In estate i frutti al bosco di Ogygia non mancano, si danno il cambio, adesso è il momento delle susine Shiro, quelle gialle, quindi prendiamo anche un po' di queste. Qui si vede bene cosa significa sofferenza idrica per una pianta. Queste zucchine hanno fatto cadere in giù tutte le loro foglie, si piegano, lo fanno perché in questo modo riducono la superficie esposta al sole e quindi evaporano meno. Insomma, cercano di risparmiare acqua in tutti i modi. Adesso gliela diamo abbondantemente, ma oggi è mancata l'acqua a queste piante.
Come stanno i vostri orti? Come hanno reagito a questo caldo? Io credo, a memoria mia, di non aver mai avuto un mese di giugno così caldo. Magari più avanti, a luglio-agosto sì, ma un giugno quasi per intero così caldo ha veramente messo a dura prova i nostri orti, sono sicura anche i vostri. Quando fa molto caldo le piante hanno ancora più bisogno d'acqua, quindi nel periodo dell'anno in cui piove meno hanno molto più bisogno d'acqua. Questo perché? Perché le piante hanno bisogno di autoregolare la loro temperatura. Quando c'è il sole forte che picchia su una foglia, in pochi secondi, in pochissimi minuti, questa arriverebbe a bruciare immediatamente se non avesse un suo meccanismo per abbassare la temperatura. Questo meccanismo si chiama traspirazione ed è praticamente l'acqua che lei raccoglie con le radici che poi viene trasformata a livello della foglia da stato liquido a stato gassoso. Questo serve ad abbassare proprio la temperatura della lamina fogliare. Come noi abbiamo bisogno di bere molto di più. Noi sudiamo per abbassare la nostra temperatura corporea, le piante traspirano, raccolgono acqua dalle radici, la fanno uscire poi dalle loro foglie attraverso gli stomi, in questo modo appunto abbassano la temperatura all'interno delle loro cellule. Quindi anche loro hanno bisogno di pompare molto di più e quindi noi non dobbiamo fargli mancare l'acqua, altrimenti sole e caldo e carenza d'acqua mandano in crisi la pianta fino a farla morire. In queste condizioni quello che possiamo fare è andare spesso nell'orto a controllare quello che sta succedendo, perché le piante quando sono in stress idrico ce lo dicono in diversi modi, o abbassando le foglie come in questo caso, ma ci sono anche altre trasformazioni che possiamo interpretare. Per difendere le piante dal sole ricordiamoci anche i trattamenti fatti con le polveri di roccia come caolino e zeolite, che formano una patina leggera che protegge anche dai raggi del sole oltre che da parassiti e funghi. In queste foglie vediamo le goccioline del nostro trattamento fatto con il caolino. Qui abbiamo un sacco di esempi di piante in stress idrico. Abbiamo dovuto fare tutta questa copertura per riuscire appunto a aiutare le piante a mantenersi in discrete condizioni, perché stavano mostrando tutti i segni di questo stress dal gran caldo. Primo sintomo: le piante sono rimaste piccole. Questo accade perché quando manca acqua si impegnano di più ad andarla a cercare in profondità, quindi sviluppano il loro apparato radicale a scapito di quello di superficie delle foglie che rimangono piccole. I cavoli poi sono estremamente in sofferenza. Una delle cose che fanno quando sono in difficoltà è ispessire le loro foglie. Con una lamina un po' più grossa cercano di trattenere più acqua e poi cambiano anche il colore, fanno sviluppare di più gli antociani, che sono appunto delle sostanze, delle molecole che servono loro per difendersi dai raggi del sole. Per non parlare delle fragole, che qui non avevano abbastanza ombra e quindi le foglie si sono proprio bruciate. Un'altra cosa che possiamo notare sono le foglie di piccole dimensioni, come quelle di questi pomodori. In questo caso la pianta ha reagito facendo foglie più piccole per ridurre la superficie di traspirazione, quindi per perdere meno acqua si fanno foglie più piccole. Un'altra strategia delle piante è quella di anticipare la fioritura. Nelle piante biennali, come per esempio le cipolle che dovrebbero andare a fiore nel secondo anno, vediamo nei fiori già nel primo. Lo fanno perché, non sperando di riuscire a compiere completamente il loro ciclo, anticipano la produzione dei semi nella speranza di lasciare appunto almeno qualche figlio, i loro semi. Intanto il fiore lo togliamo nella speranza di preservare il bulbo, che comunque raccoglieremo presto, e questo lo possiamo mangiare. Mettete un like al video, commentate qua sotto con le vostre riflessioni sulle temperature e sulle conseguenze sulle piante. Un altro sintomo della sofferenza e della mancanza d'acqua sono le fioriture che si arrestano. Nel caso dei pomodori, caso esemplare in cui abbiamo una fioritura che si prolunga nel tempo, ad un certo punto i fiori non appariranno più o non allegheranno più. Questo perché la pianta si concentra nei pochi frutti che ha già fatto, nella speranza anche qui di portare a maturazione almeno alcuni semi. In queste condizioni le nostre piante hanno quanto mai bisogno di noi. Vi abbiamo raccontato tante volte quali sono i rimedi contro la siccità e contro il caldo. Anche nel video della scorsa settimana insieme a Pietro abbiamo affrontato questo argomento. Comunque, riassumendo, gli interventi da fare immediatamente sono annaffiare naturalmente, ma non fatelo nelle ore calde, anche se vedete le piante in sofferenza. Aspettate la sera o ancora meglio la mattina successiva, quando la terra sarà fresca. Annaffiate in modo da distribuire bene l'acqua intorno. Anche l'impianto a goccia ci aiuta a distribuire bene l'acqua, ma insomma facciamo in modo che le piante non ricevano umidità soltanto da un lato, insomma che le radici possano lavorare a 360 gradi. Mettiamo la pacciamatura
importantissima, riduce l'evaporazione e riduce anche il calore che raggiunge le radici. E copriamo, c'è bisogno di ombreggiare quando fa molto caldo, con un ombreggiamento riusciamo anche a ridurre la temperatura qua sotto, cioè quella che le piante devono affrontare. Stiamo veramente affrontando una situazione anomala, diversa dal solito. Il cambiamento climatico lo sentiamo purtroppo fortissimo e lo sentono le piante. In questo momento loro stanno cercando di riadattarsi alle nuove condizioni, noi dobbiamo aiutarle. Abbiamo visto alcune strategie, ma impariamo soprattutto ad osservarle, a capirle, saranno loro anche ad indicarci qual è la strada da seguire. Sarete curiosi di sapere cosa c'è qua? Questa è lana di pecora. Anche la lana di pecora può essere una buona pacciamatura. Nel mio caso l'ho messa nei vialetti e anche lei contribuisce a raccogliere umidità nella notte, a mantenere il suolo fresco e mi sta aiutando e sta aiutando le piante ad affrontare il periodo. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! E che siamo di passaggio, come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore, come alberi nel bosco.